Che cosa hanno in comune Billie Jean, Give It Away, Good Times ed... È impossibile! Another One Bites the Dust. Beh, che sono state suonate con questo basso. Oggi ti racconto la storia del Music Man Stingray. Tutti questi brani hanno in comune un suono iconico di un basso elettrico che reputo forse il basso perfetto. Un basso che è stato prodotto da una mente geniale che ha cambiato la storia della musica e che ha battuto se stesso nuovamente progettando questo strumento. Stiamo parlando di Leo Fender. Entriamo nel vivo di questa storia incredibile che potremmo definire come il secondo atto di una leggenda. Ma dobbiamo fare un passo indietro. Dopo aver venduto la sua omonima azienda alla CBS, Leo Fender si è trovato in panchina. Infatti una clausola di non concorrenza l'ha tenuto fermo per 10 lunghissimi anni. Ma nel 75 era finalmente di nuovo libero di creare. La sua idea era fin dall'inizio chiarissima. Non volevano fare una Fender 2.0. Il suo storico collaboratore George Fullerton lo scrisse a chiare lettere. Volevamo qualcosa di nuovo, un design senza influenze dei modelli precedenti. Insomma, una rottura netta con il passato. E proprio da questa voglia di innovazione è nato quello che è stato definito il basso del futuro. Ora vediamo come mai e perché questo basso ha riscritto le regole del gioco. Una delle principali innovazioni, rivoluzionaria, pazzesca per i tempi, è stata la sua elettronica attiva. Lo Stingray è stato il primo basso prodotto su larga scala ad avere un preamplificatore integrato alimentato a batteria. Ciò significa che per la prima volta si potevano tagliare o potenziare le frequenze direttamente dal basso. Questo è stata una rivoluzione. I bassi tradizionali, tramite il potenziometro del tono, potevano solo tagliare alcune frequenze alte. Questo era quindi un controllo molto limitato. Lo Stingray invece poteva sia aumentare che diminuire sia i bassi che gli alti. In pratica era come avere un piccolo mixer a bordo dello strumento. Questo ha permesso ai bassisti di scolpire il suono in un modo che prima era semplicemente impensabile. E qui la storia diventa ancora più bella, quasi un caso del destino, c'è un racconto incredibile che determina le caratteristiche di questo basso. Pare che ai tempi Leo Fender iniziasse ad avere qualche problema di udito e questo lo portava a preferire, per natura, suoni molto più brillanti del solito, ricchi di alti. Il risultato di ciò è stato ciò che Sterling Ball ha riassunto perfettamente. Il fatto che questo basso piacesse a bassisti come Louis Johnson, che cercavano un suono così brillante, è stato di fatto pura fortuna. Leo Fender praticamente senza volerlo aveva creato l'arma definitiva per il funk, ma a rendere questo basso quello che è non fu solo l'elettronica. Infatti c'erano tante altre innovazioni, a partire dal pick-up, un humbucker enorme, con un suono potentissimo. E cosa fondamentale per l'epoca, senza ronzii. È stata introdotta per la prima volta la paletta col design iconico 3+1, che dal loro punto di vista non era solo estetica, ma serviva ad eliminare i punti morti sul manico. E poi il ponte super massiccio con un sustain che determinava una durata della nota incredibile. Però si sa, in ogni grande storia c'è un momento di crisi. Però Stingray questo momento è arrivato abbastanza presto, rischiando di far sparire per sempre questa icona. Nonostante il suo successo, dietro le quinte le cose non andavano benissimo. C'erano molti attriti e discussioni, soprattutto per quanto riguarda il controllo qualità, e questo portò a una rottura clamorosa. Infatti, nel 1979 Leo Fender lascia la Music Man. Esatto, proprio l'azienda che aveva aiutato a fondare. E da lì è arrivata la discesa. Il punto più basso è stato toccato nel 1984. Senza la guida di Leo, le vendite vanno a picco e la Music Man si ritrova sull'orlo del fallimento. Ma per fortuna a volte le storie hanno un colpo di scena e qui entra Ernie Ball. Siamo partiti con il debutto nel 1976, poi il periodo buio con l'abbandono di Fender, il quasi fallimento e poi la svolta. 1984 l'acquisizione da parte di Ernie Ball che salva tutto. Da quel momento è una revisione continua, arriva il 5 corde fino al redesign completo del Music Man Special. E la famiglia Ball non si è limitata a salvare il marchio, l'ha fatto evolvere, hanno aggiunto una terza banda all'equalizzatore, come questo. Questo era per il controllo dei medi fondamentale. Hanno introdotto il 5 corde, aprendo un ulteriore mondo ai musicisti moderni. Più di recente hanno introdotto il modello Special, più leggero, più potente. Insomma, hanno portato ancora questo strumento nel futuro. E tutto questo lavoro, tutta questa innovazione tecnica ovviamente ha avuto un impatto enorme sulla musica. Lo Stingray della Music Man non è solo uno strumento, è un suono che ha definito generi interi come il disco, il rock, il funk e anche il metal. La sua influenza è stata davvero trasversale, è stato il re indiscusso del funk e della disco. È diventato un pilastro del rock alternativo degli anni 90 e ancora oggi è uno dei strumenti preferiti per il pop e le registrazioni in studio. Ovviamente grazie alla sua precisione, il suo suono, la sua potenza e la capacità di regolare il suo equalizzatore a tre bande. Ma ovviamente uno strumento per quanto rivoluzionario ha bisogno di eroi per diventare leggenda. E lo Stingray li ha trovati. Pensiamo a Louis Johnson, il pollice di tuono, che ha praticamente inventato un modo di suonare grazie a questo basso. O Bernard Edwards, che con le sue linee di basso trova nel suo nome la definizione dell'eleganza disco. Per non parlare Flea dei Red Hot Chili Peppers. Tutta gente che ha fatto la storia con uno Stingray tra le mani. Se pensiamo al precision e al jazz bass come un pugno nel mix e un suono molto tradizionale, il Music Man Stingray ha rappresentato una vera scossa elettrica. Quel suono potente, aggressivo, brillante, che era in grado di far sì
largo tra chitarre distorte e batterie potenti. Proviamo a fare un paragone per capire bene dove si colloca questo strumento. Se il Precision è sempre stato il pugno del mix, solido e presente, mentre un jazz bass, una voce più articolata e versatile, lo Stingray rappresentava una vera scossa elettrica. Quel suono brillante, percussivo, aggressivo, capace di farsi largo tra chitarre distorte e batterie pesanti. Questo strumento non ha rappresentato solo un nuovo basso, ha rappresentato una nuova voce a disposizione dei musicisti. Era una sorta di terza via sonora, che ha unito una potenza incredibile a una definizione cristallina. Alla fine la definizione per questo basso migliore è data proprio Sterling Ball, definendolo il basso giusto al momento giusto. Ed è stato esattamente così, è arrivato proprio nel momento in cui la musica ne aveva più bisogno. È pazzesco pensare che è nato quasi per caso, per un problema d'udito, un suono del genere, e che poi sia stato mano a mano perfezionato fino a diventare un'icona del design. Questo ci lascia con una domanda aperta. Che cosa ispirerà domani? Una cosa è certa, il ruggito dello Stingray è ancora forte e chiaro, e non ha nessuna intenzione di smettere. Grazie per aver seguito questo video, se ti è piaciuto lascia like e ricordati di iscriverti al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao!